Quante volte ci siamo trovati davanti a un mago e ci siamo detti: ma come l'ha fatto? Beh, il più delle volte siamo partiti con l'idea che esiste il trucco e lo voglio capire e ci siamo scervellati per comprenderlo. L'illusionismo è per l'uomo un'attrazione fantastica. È magia. La magia che si crea nel cinema, oltre all'emozione, è anche l'effetto speciale, quello che ti lascia a bocca aperta. Purtroppo dobbiamo ammettere che negli ultimi anni la tecnologia ha un po' cancellato il nostro senso di meraviglia. Sì, davanti sicuramente a una scena con effetti speciali, perché spesso, sì, grazie al talento del tecnico, ma è grazie al computer che li realizza. Certo, oggi facciamo presto. Posso comparire e scomparire quando e dove voglio. Ma agli albori della comicità visuale, nei primi film di Chaplin e Keaton, come facevano? Vuoi sapere la risposta? Allora tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. In questo canale il mio obiettivo è divulgare questo mondo facendo scoprire la comicità senza l'uso della parola. Oggi però ti voglio parlare della genialità dei nostri predecessori e della loro creatività. Nella comicità visuale i trucchi di magia o le illusioni spesso sono fondamentali per far scaturire la risata. Appassionato dei film muti o uno che fa il mio mestiere, ma lo spero anche per te, è affascinante anche accorgersi della genialità delle persone come i nostri bisnonni o trisavoli che vivevano i primi esperimenti con la cinepresa, pionieri degli effetti speciali. Il primo mago degli effetti speciali è stato Méliès, realizzando la magia che portava nelle sue storie e nei suoi effetti. Ma quali sono stati i più grandi effetti scenici più riusciti? E senza computer riusciremmo ancora a realizzarli? Partiamo con il primo quesito. Non voglio farti una carrellata di effetti speciali, Casomai farti vedere che c'è un personaggio, un genio assoluto che ha usato, sì, anche lui gli effetti speciali, ma molte volte no. E questo spesso ci sfugge. Sicuramente conosci anche tu questa gag, vero? Ecco, devi sapere che è stata usata e triturata. Ma l'unico che l'ha fatta senza effetti, senza paura e solo di calcoli matematici era lui, Buster Keaton. Molti si chiedono come ha fatto. Niente, ha solo provato e riprovato e ha sfidato se stesso. Era un mago in carne ed ossa, senza trucco. Tu mi chiederai, ma ci sono altre scene veramente pericolose che hanno dovuto fare come Buster Keaton? Sì, ma non come lui. Hai mai visto queste immagini? È una scena spettacolare dove Harold Lloyd riesce ad attaccarsi ad un orologio e salvarsi. Harold ha reso questa immagine immortale, bellissima, iconica. Ma la scalata di Harold e l'effetto era reale? L'idea che un uomo rimanesse appeso ad un orologio fa venire i brividi ancora oggi. Ma come faceva a essere in sicurezza per fare una ripresa del genere? Non era possibile costruire uno sfondo falso oppure usare il chroma key? Come poteva rischiare la vita così all'apice della sua carriera? Semplicemente non rischiando. Era tutta un'illusione.
Il set è stato costruito all'altezza giusta per la scalata di Harold, ma sul tetto di un edificio dall'altra parte della strada. Quando Lloyd salì più in alto, il set fu spostato in edifici più alti. Ma la cosa affascinante è l'immagine come Harold ce la fa vivere. Come vedi, è la prospettiva che ci regala questa immagine ed Harold non rischia nulla. Però geniale Harold. Mentre Buster rischiava come sempre la pelle, perché lui era così. Padrone del suo corpo, completamente. E come si sa, Buster, che è un miglio di Keaton dato dal mago Houdini, fin da piccolo veniva lanciato letteralmente sui palchi del vaudeville. Guarda questo, Charlie Chaplin in tempi moderni. In questo epico film, secondo me uno dei più belli della storia, Charlie Chaplin copia un'evoluzione con i pattini dentro un grande magazzino. Ad un certo momento perde il controllo e per un pelo riesce a evitare di cadere. Fantastico! Pericolosissimo! Ma se andiamo nel set di Chaplin ci rendiamo conto che la sua genialità non era solo nel creare gag, ma anche saperle riprodurre agli occhi dello spettatore. Ti ricordo che non esistevano effetti speciali computerizzati all'epoca. Ma allora come facevano? Beh, ecco il trucco. Parte dello sfondo è stato dipinto su una lastra di vetro posta davanti alla telecamera e così l'illusione del pericolo è stata creata. Geniale! Chaplin era un genio anche sotto questo punto di vista. Certo, non è stato l'unico ad usare questa tecnica. Da Robin Hood nel 1922 è stata una grande prova. Come puoi vedere, con la stessa tecnica si creavano scenari incredibili e maestosi, una combinazione di effetti illusionistici e grandi spazi. Devo avvertirti che anche altri grandi film hanno usato questo tipo di effetto, tipo Ben-Hur, un grande colossal con grandi effetti e anche pieno di bambole. Davvero? In maniera da calcetto balilla. Certo, è giusto dire che esisteva il contrario per essere corretti. Creato tutto in miniature per fare in maniera di regalare allo spettatore un impatto notevole. Piccoli spazi per creare grandi scenari con effetti, al mondo d'oggi, un po' maccheronici. Ma era bellissimo. Anche Buster usava grandi spazi, come nella sequenza dove lui rischia la vita nel mezzo di una valanga di rocce. Quello che vedi è reale. Cioè, lui ha fatto la ripresa con diversi punti di vista, ma lui salta, si capovolge, fa capriole e crea da solo questo effetto. L'unica cosa che non ti so dire è la consistenza delle rocce. Se lo erano veramente, potrebbe essere possibile, conoscendo, ma dubito che per una ripresa tanto audace Keaton avrebbe rischiato così tanto. Ma ciò non toglie la bravura di questo uomo.
Certo, esistono molte scene intrepide e rischiose, come questa di Douglas Fairbanks, ma come vedi l'effetto è potente. Lui scivola giù da una vela di una nave pirata. Il film è Il pirata nero del 1926. La camera e la vela erano predisposte ad angolo, mentre il coltello di Douglas era collegato a una puleggia con un contrappeso, naturalmente nascosti. Anche Buster si lanciava da una parte all'altra, si attaccava alle cose, ma era reale. Ok, tu mi chiederai se anche Buster in fondo ha creato il suo effetto speciale. Anche lui c'è cascato nell'illusione? E io ti do ragione. Un esempio fondamentale. Nel film Sherlock Jr. del 1924 corre sul ponte rotto. Qui usa l'effetto opaco per passare il ponte. Bellissimo! Ma bisogna dirla tutta però. Lo vedi quando lui passa? Subito dopo il ponte cede. Beh, quella Keaton lo ha fatto veramente. È reale. Il ponte cede con lui. Rimango senza parole. Possiamo dire quello che vogliamo. Possiamo osannare tutti gli attori che volete, creare miti e ringraziare tutti. Ma Buster Keaton era intrepido. Era un pazzo. Sapeva usare il suo corpo. È unico, era uno stuntman con il genio della comicità, e se solo Ellen Gibson riusciva a fare cose come lui, la stunt woman, lui in più era comico, inimitabile, e va visto non solo perché fa ridere, ma anche perché tutto quello che faceva lo faceva davvero. Vorrei sapere cosa ne pensi. Lasciami un tuo commento, è importante per me. Spero che il video ti sia piaciuto e che ti iscriverai al canale. Io ti aspetto ogni lunedì e venerdì con nuovi video. A presto e aziona la campanellina! Ciao!